la più bella e la più grande. Piazza Navona è senza dubbio una delle piazze preferite dei romani di oggi. È rappresentativa dell'architettura barocca a Roma e la sua morfologia, allungata e arrotondata ad un'estremità, è il risultato di un lungo processo di trasformazione urbana. La sua storia inizia nell'antichità con la costruzione dello stadio di Domiziano, di cui il tracciato esatto si conserva nella morfologia della piazza moderna. Sotto i San Pietrini, così familiari ai passanti, a una profondità di 3,50 m, si trovano i resti di questo imponente monumento della Roma antica, costruito nell'86 d.C. Andiamo a scoprirli nelle cantine dell'edificio che oggi ospita l'École Française de Rome. Da oltre 150 anni questa istituzione francese sviluppa attività di ricerca in archeologia, storia e scienze sociali a Roma, in Italia e nel bacino del Mediterraneo. Che fortuna! Oggi iniziano i giochi dello stadio. Tullia e Lucius accolgono gli amici Flavio e Marcus che sono venuti a trovarli dalla Gallia Narbonese. Stanno per assistere per la prima volta ai giochi dello stadio. Questi giochi sono chiamati Agones, in riferimento alle gare di atletica del mondo greco. L'anno precedente erano venuti a vedere i combattimenti dei gladiatori nell'anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come Colosseo. Non vedono l'ora di scoprire oggi, finalmente, questo nuovo tipo di edificio costruito dall'imperatore Domiziano. Dopo diverse rampe di scale, gli amici raggiungono la cima della Summa Cavea. A 18 metri di altezza osservano meravigliati l'insieme delle gradinate che presto ospiteranno 30.000 persone e ammirano il velum che proteggerà gli spettatori dal sole. Per rinfrescarsi scendono poi all'ombra sotto la Ima Cavea. L'area vicino alla pista è riservata alle classi sociali più elevate. Qui osservano i pilastri in laterizi, ricoperti da un intonaco che imita perfettamente il marmo. Fuori gli atleti si stanno preparando. Gli Agones stanno per iniziare. Lucius, Tullia, Flavia e Marcus sono ora seduti sulle gradinate di marmo, pronti ad assistere allo spettacolo, quando improvvisamente... Cosa è successo? Confusi e disorientati, scoprono stupiti un luogo sconosciuto. Dall'altra parte del muro, viaggiando nel tempo, siamo arrivati nel 2025. Un'equipe di archeologi sta effettuando una scansione 3D dei resti dell'antico stadio per comprenderne meglio la sua architettura. Che sorpresa quando uno degli archeologi scopre i nostri 4 amici sul fondo di un vecchio sondaggio archeologico. E soprattutto, che sorpresa per questi romani incontrare qualcuno vestito in modo così strano. L'archeologa spiega che sono passati 20 secoli dai giochi che erano venuti a vedere insieme. Il mondo è cambiato, non c'è più un impero, non c'è più un imperatore e il loro stadio ha subito molte trasformazioni, fino a diventare in questo luogo uno spazio archeologico. Continuano la visita. In un punto in cui si accedeva alla pista, sotto le gradinate inferiori, l'archeologa mostra loro le tracce dell'attività di un marmista, che aveva allestito il suo laboratorio tra le rovine dello stadio, 4 secoli dopo il suo abbandono. Doveva probabilmente essere un artigiano specializzato nell'opus sectile, un tipo di pavimentazione realizzata con piccoli frammenti di marmo colorato. Più avanti, in quello che un tempo era l'ambulacro mediano dello stadio, scoprono la pavimentazione in opus spicatum di un'abitazione della fine dell'epoca medievale. Le emozioni sono troppo forti per i nostri amici romani, hanno proprio bisogno di prendere una boccata d'aria. Gli archeologi suggeriscono loro di risalire in superficie per contemplare finalmente questa meravigliosa piazza Navona, della quale i San Pietrini coprono per sempre il loro caro stadio.